is the life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. Ciao e bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi video un po' diverso, anche se sarà in parte tech, poi lo vedrete. Voglio raccontarvi l'esperienza di viaggiare in business con British Airways. Perché? Semplicemente perché quando ho saputo che avrei viaggiato in business ho cercato dei contenuti e in italiano non ce ne sono. E allora eccomi qui a raccontarvi questa esperienza che parte da San Francisco e arriva fino a Londra. Quando si viaggia in business, l'experience parte dalla lounge, che è una cosa favolosa perché ti permette di aspettare il volo in relax, soprattutto in un ambiente molto rilassante, ma dove si può anche mangiare, bere e comunque stare tranquilli. Poi tra l'altro nel lounge migliori, e questa è una delle più belle che abbia visto, c'è di solito una bella vista sull'aeroporto. In questo caso abbiamo un bellissimo aereo KLM che sta per partire e poi una bella vista sugli aerei che decollano. Come dicevo, questa è una delle più belle lounge che abbia visto, c'è un po' di tutto, tavoli per rilassarsi, poltrone, questi bellissimi desk per lavorare con tanto di USB e corrente, oppure anche questi tavoli dove è possibile stare tranquilli, lavorare, guardare un film. C'è anche la TV, qui c'è tutta una parte a buffet dove si possono prendere dolci, un po' di salse varie, ovviamente caffè, snack, tutto libero, si può mangiare e bere quanto si vuole, senza limite. Lì c'è ad esempio il frigorifero per le bibite, Coca-Cola, eccetera, tè, caffè, ma siccome è quasi ora di pranzo si può ordinare anche dal menu. Ora post-Covid basta fotografare questo QR code, si accede al menu e si fa la prenotazione direttamente al proprio tavolo senza dover andare al buffet. Nel frattempo è arrivato quello che ho ordinato, un hamburger di carne con formaggio, lattuga senza cipolla, patatine fritte e una birretta. Niente male, devo dire, era abbastanza buono. Qui poi c'è un'ampia selezione anche di alcolici, davvero fornito come i migliori bar. E la cosa veramente figa di questa lounge che io non avevo mai visto è che c'è la possibilità di stare in lounge e salire, praticamente imbarcarsi direttamente da qua, quindi non serve riuscire di nuovo in aeroporto. Qui ti chiamano quando è ora di imbarcarti, quindi fino all'ultimo secondo puoi stare tranquillamente a goderti l'experience della lounge. Questa è una cosa favolosa. E mentre attendevo il mio volo mi sono fermato un attimo a pensare a chi di voi mi segue che ha già un suo business, una piccola attività, una partita IVA, magari aperta da poco, in regime forfettario. Io ne so qualcosa perché ci sono passato e a suo tempo scelsi la fatturazione elettronica perché potevo scegliere, ma dal 1° luglio non si potrà più scegliere. La fatturazione elettronica è obbligatoria per legge, quindi se ancora non la fate bisogna trovare una soluzione, e la soluzione è lo sponsor di oggi. Si chiama UXMe Forfettario Facile Light ed è un software che consente di adempiere alla fatturazione elettronica gratuitamente e per sempre. Sì, avete capito bene, UXMe Forfettario Facile Light offre gratuitamente le principali funzionalità necessarie per rispettare la normativa senza nessun costo e per sempre. La piattaforma però è in grado anche di fornire supporto H24 con un'area di consulenza online e personale. È in grado di svolgere anche gli adempimenti contabili e autocompilare la dichiarazione dei redditi dell'utente a 1/3 del costo di mercato. E soprattutto, ve lo dico per esperienza, il bello della fatturazione elettronica è che non c'è carta da archiviare, non ci sono copie da portare al commercialista, si ha sempre sott'occhio l'andamento economico, le schede dei clienti e gli adempimenti fiscali, tutto a portata di display e a portata di click. Insomma, per me è stato un vantaggio fin da subito, ma ora che è un obbligo è bene scegliere la cosa giusta per le proprie esigenze. UXMe Forfettario Facile Light può essere una soluzione e stavolta non vi darò codici o promo particolari, no, perché è gratis per sempre, quindi se volete provarla vi lascio il link qui sotto in descrizione, così potrete comprendere di cosa si parla e capire se può fare per voi. Ma quando si sta in lounge il tempo passa veloce e così è arrivato il momento di imbarcarsi direttamente dalla sala lounge attraverso il finger che porta direttamente in aereo. Hi. First cabin. Hello, sir. Thank How you. are you? 11 hey. This For you, okay. sir. Thank Through into the next club. Thank you. Hello there. How are you? Ed eccola qua la business class di British Airways. Ok, questa è tutta zona business fatta ad isole, come vedete. Sono 2 isole centrali e quella singola. Io ho scelto il finestrino. Questo è il posto 11A. Il resto è il bello che hai una cappelliera riservata. Appena arrivati si trova subito un comodo cuscino per dormire, le cuffie per il sistema multimediale e poi qui all'interno c'è una coperta
di White Company. La postazione è sicuramente piuttosto recente, così come il sedile, che del resto ha la cintura a 3 punti proprio come l'automobile, ed è un sedile reclinabile. Inutile dire che è una postazione incredibilmente più comoda rispetto a un sedile di economy. C'è tanto spazio sia lateralmente, anche perché poi è una cabina isolata. Poi vi farò vedere che si può chiudere anche la porta e quindi avere tanta privacy, ma anche qui dietro c'è tanta privacy, quindi si resta parecchio isolati rispetto a quelli che sono i normali sedili, ma anche le business, diciamo, di vecchia generazione. E nemmeno il tempo di sedersi, arriva subito un drink di benvenuto, in questo caso champagne. Come vedete, già da seduti c'è parecchio spazio per allungare le gambe, la seduta è piuttosto comoda e quindi c'è la possibilità di muoversi liberamente anche senza alzarsi dal sedile. Molto comodo anche il tavolino retrattile in 2 sezioni, che può essere tenuto chiuso oppure aperto, più o meno vicino, ma è abbastanza grande sia per lavorare ma soprattutto poi per appoggiare anche il vassoio della ristorazione. Qui lateralmente c'è un display touch che consente di andare a regolare il sedile per metterlo nelle diverse posizioni. Qui è in posizione di atterraggio o di decollo, così scorre giù fino a diventare un letto completo, ma qui si può andare a settare singolarmente le varie parti, schienale e la parte di appoggio dei piedi. Di fianco al sedile ci sono 2 scompartimenti chiusi, uno dotato di telecomando per l'intrattenimento, ma soprattutto di prese per caricare dispositivi elettronici all'interno, sia USB che presa di corrente universale. Comodità pazzesca. Poi con un clic si può estrarre il telecomando del sistema di intrattenimento, telecomando touch, con pulsanti che permette di giocare e visionare tutti i contenuti. Qui di fianco c'è lo scompartimento porta carte, io ci ho messo il menu e c'è anche, pensate, uno sportellino con lo specchio per tenere sempre sotto controllo il proprio look. Non manca nemmeno una pratica luce da lettura nel momento in cui abbasseranno le luci dell'aereo, comunque si potrà continuare a leggere volendo. E sempre qui di fianco c'è un secondo piccolo scompartimento per altre cose da tenere. Oltre a una tasca portaoggetti qui sotto dove io ho inserito le cuffie, e c'è anche il manuale di sicurezza del Boeing 777. Nel frattempo è arrivata anche la bag di benvenuto, piccola borsettina in pelle, sempre di The White Company, e all'interno c'è una mascherina per dormire, un paio di calzetti per poi quando ci si sdraia per stare belli comodi e belli caldi. Poi c'è una crema da labbra, una crema da barba e una specie di, credo sia un profumino, e anche una comoda penna che può sempre servire, oltre che spazzolino, dentifricio e tappi per le orecchie. Centro di tutta la postazione è questo grande display touch con tutto quello che si può avere. Una parte relativa al viaggio, c'è anche volendo il wifi a bordo. Qui infatti partiamo da San Francisco, sarà un viaggio di 10 ore e mezza e 9.000 km. Poi vi farò vedere anche la visualizzazione quando l'aereo è in volo. Ovviamente c'è un'ampia selezione di film, nuovi, vecchi, spettacoli TV, c'è musica e anche dei simpatici giochini da fare, perché come avete visto poi c'è anche un pad, un joypad da poter utilizzare per comandare il display e anche per non doversi sporgere sempre e toccare il touch. La cosa fighissima è proprio questa, che c'è questo display che è touch, ma anche con tasti fisici, e ti permette di comandare il display senza doverti sporgere quando magari sei sdraiato o vuoi stare comodo. Dopo vi faccio vedere anche come si chiude la cabina. Al momento non si può chiudere, è bloccata ovviamente per il decollo, per le fasi di decollo, poi dovrebbe sbloccarsi. E infatti siamo pronti per decollare. Tra l'altro ho vista su motori Rolls-Royce poderosissimi di questo Boeing 777. Una volta finita la fase di decollo si può chiudere la porta e sostanzialmente avere completa privacy di quello che avviene all'interno della propria isola. Altra cosa molto figa della business è che qui c'è tutta una parte di all you can drink, quindi quando si ha sete o fame, adesso verranno a riempirlo, si può prendere acqua, succhi,
latte, poi metteranno birre e Coca-Cola. E in questa piccola bag, fornita sempre da White Company, c'è un piccolo top da mettere sul sedile in maniera tale da non avere il ruvido che dà fastidio, e poi c'è anche una copertina per coprirsi e dormire alla grande. Chance to look at the menu. Yes, Would you like the some? salmon for me. Got A Coke wines Zero. on the back. A Coke Zero. Just a Coke Zero. Yes. Una delle cose belle della business è che c'è il menu, si può scegliere sia tutta una selezione di drink, ma anche quello che si desidera mangiare. In questo caso ci sarà una cena e poi poco prima dell'arrivo una colazione. Il cibo, diciamo che è meglio rispetto sicuramente all'economy, è pur sempre cibo dell'aereo, quindi è cibo riscaldato, ma viene servito in piatti di porcellana ed è comunque di qualità superiore rispetto a quello che ti possono dare sicuramente in economy, e poi c'è la possibilità di scegliere il bere e di averne quanto se ne vuole, con una selezione anche di cocktail e di superalcolici non indifferente, che non fanno per me, perché io quando volo preferisco bere Coca-Cola o al massimo una birra. Una volta decollati si può alzare anche il bracciolo e stare molto più comodi. Per guardare i film tramite il sistema multimediale dell'aereo ci sono in dotazione un paio di cuffie che sono marchiate British, questa è la box, sono un paio di cuffie super plasticose, ovviamente economiche, a cavo, possono andare bene, dai, hanno anche l'archetto imbottito e garantiscono comunque un minimo di cancellazione dei rumori passiva. Ora, volendo, ci si potrebbe portare le proprie se si è dotati di un adattatore di questo tipo, che è quello doppio classico per gli aeroplani. Io per questo viaggio invece ho scelto di utilizzare le Beats Fit Pro, che mi garantiscono un ottimo comfort acustico, anche di cancellazione del rumore, ma soprattutto, come vedete, sono super compatte, leggere e non mi portano via spazio. Anche perché i film non li guardo dal sistema multimediale di solito, ma li scarico direttamente sul mio iPad. Se c'è una cosa che amo fare è togliermi le scarpe in aereo, e come si può fare in business non si fa da nessun'altra parte. Ok, thank you. E intanto è arrivato un piccolo aperitivino, cochina e un po' di tipo degli snack da bar classici. Allora, devo dire che ho dormito parecchio a settembre, ho dormito molto molto bene, nonostante non sia un letto vero, si dorme bene. Sono molto riposato e nel frattempo è arrivata anche la colazione. Eccola qui, briochina, succo, caffè e una specie di yogurt, marmellatina e burro. E allora piano piano ci stiamo preparando all'atterraggio, manca meno di mezz'ora, una ventina di minuti, adesso ci sistemiamo, piuttosto riposato, è stato sicuramente un ottimo viaggio. Ok, sostanzialmente qui finisce il viaggio in business a Londra. Adesso ho potuto comunque rientrare nella lounge mentre aspetto la connessione col volo per Linate. Che dire? Beh, la business di British sicuramente è tanta roba, perché le isole ti consentono di avere parecchio spazio anche per stare sdraiato. Io sono circa 1,78 m, sono stato super comodo, hai la tua privacy, insomma è un viaggio sicuramente gradevole con tutti i comfort del caso. Certo, l'unico difetto, ve lo devo dire, è che quando ti abitui alla business poi è gran dura tornare indietro, ma questa è la vita. Non posso fare altro che ringraziarvi per aver visto questo video un po' diverso dal solito. Se vi è piaciuto lasciate un commento, un like, condividetelo, eccetera. Grazie da Manuel Agostini e noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.